approfitto volentieri intanto per ringraziare dell'invito. Sono qui non tanto in quanto segretario generale, ma in quanto cittadino di Moena, perché io sono nato in uno di quei paesi che avete visto sulla carta. Quindi comincio da questo. Quando ero studente andavo a scuola a Cavalese, dobbiamo andare con la corriera, eccetera, eccetera, 40 minuti. In stagione, anche adesso, l'estate scorsa, sono stato a Pozza di Fassa, anzi a Canazzei, in piscina con i miei figli. Per tornare indietro ci ho messo 1 ora e 20 minuti per fare, non so quanti sono, 18 chilometri. Quindi il bisogno c'è sicuramente. L'estate e l'inverno abbiamo fatto le circonvallazioni per tagliare i paesi a Moena, eccetera. Però, insomma, non c'è niente da fare. Il trasporto su strada, che fino adesso è stata l'unica soluzione, non riesce più a soddisfare i bisogni elementari di spostamento. Non soltanto di collegamento con Trento o con Bolzano, ma anche diciamo, collegamento tra i vari paesi della Val di Fiemme e della Val di Fassa, perché, come sapete, gli impianti sono un po' in tutta la zona e i turisti amano cambiare e non andare tutti i giorni sulla stessa pista. Questo per l'estate, per l'inverno, ma anche per l'estate. Quindi il bisogno, vi assicuro, c'è. Penso che ci sia anche una certa esperienza storica, perché, come forse qualcuno sa, esisteva già un treno che collegava Ora con Predazzo. Il treno è stato soppresso, credo, negli anni 50, 63, io appena prima, insomma, un po' prima che io nascessi, però voglio dire, quel tracciato già esiste. Allora io non lo so, non sono un esperto, non so se quel tracciato può essere in parte riutilizzato per questa nuova struttura. In parte sicuramente no, perché ci hanno fatto delle piste ciclabili, assolutamente buona cosa, però non si può andare con la bicicletta da Canazzei fino a Trento, almeno si può, ma insomma non è tanto. Quindi l'esperienza ce l'abbiamo, il percorso ce l'abbiamo. Se era possibile negli anni 50 e 60, credo che a maggior ragione sarà possibile adesso dal punto di vista tecnologico. Le pendenze erano anche maggiori, perché da Ora per arrivare al passo di San Lugano e poi scendere, lì c'è un dislivello molto maggiore che facendo la Val di Cembra. Quindi se era possibile farlo in quegli anni, io credo che sarà anche più facile farlo adesso. Mi è piaciuto molto anche l'idea di avere una specie di metropolitana di superficie, se così si può dire, cioè una cadenza regolare e anche diciamo ravvicinata di movimenti dei treni tra i vari paesi, perché appunto, come dicevo, anche per la nostra comunità di valle, a cui tengo molto e a cui appartengo, diciamo, è utile, è indispensabile il collegamento tra i vari paesi, perché, come sappiamo, l'ospedale a Cavalese, eccetera, eccetera. Quindi io da cittadino, non da segretario generale, sono molto contento. Io spero, vi auguro di poter realizzare questa cosa. Come sapete abbiamo circa 7 milioni di turisti. 7 milioni di turisti, diciamo, non sono pochi, sono quasi quanto gli abitanti del Belgio, insomma. Quindi dobbiamo attrezzarci, ed è chiaro anche che l'impatto ambientale del trasporto su strada è molto negativo, questo non possiamo negarlo. Quindi tutte queste soluzioni e anche i collegamenti che magari in futuro si creeranno basati su questa struttura, secondo me sono assolutamente indispensabili. Abbiamo le Olimpiadi l'anno prossimo, naturalmente non riusciremo a fare tutto questo per l'anno prossimo, però quella sarà sicuramente l'occasione dove ci si renderà conto che la cosa non può continuare in questo modo, perché appunto 1 ora e 40 minuti da Canazei a Moena io non glielo auguro a nessuno. Abbiamo bisogno di un turismo sostenibile e abbiamo bisogno anche che la gente passi il tempo camminando nei nostri boschi piuttosto che stare in una macchina, insomma, in coda. Quindi tutto quello che io non posso fare molto, ma tutto quello che posso fare
sono convinto che l'onorevole Dorfmann, che è un deputato di lungo corso, perché qui dal Trattati di Roma, dal 2009, se vabbè. No, no, ed è qui no, questo ha la sua importanza perché, come sapete, e lo approfitto anche a dirvelo qua, i nostri deputati purtroppo cambiano troppo spesso. Cambiano troppo spesso e ci vogliono 5 anni per capire come funziona il Parlamento. Quindi, ben vengano i deputati di lungo corso perché, ne sanno e qua, per capire come funziona ci vogliono 5 anni e una volta che si è capito bisogna tornare perché se no voglio dire non funziona. Quindi lui, è qui dal 2009, quindi, insomma sei vecchio, del mestiere, vecchio del mestiere, e quindi io sono convinto che anche lui potrà darci una mano e contate su di me per quello che posso fare, che non sarà molto, però insomma, se c'è bisogno, insomma, farò quello che è possibile. Grazie mille.